Io mi chiamo Julius Emilia. Fantozzi Antonio, 14,429. 12 di gennaio del 26, mi sembra. Ok? Boh. Ah, che te vuoi stare? Non troppo bene. Come stai tu? E come stai? Stai male? Per per la per la caduta che sto fatta, non potevi dirci me, potevi purtroppo. Io sono passato sempre al lavoro, ne so fette lavoro, ne so fatti 50. Mo' so fregato. Niente, mo' aspettiamo che arrivi. Servite di ferie. Che lavoro so fatto? Niente. Comunque sono contento della vita che sto fatto. Giocavo. E facevo la capo la capo di famiglia. Che facevo? Che si faceva dentro la casa? Mamma si chiamava Costanzi, papà era Cucci, Enrico, i fratelli, boh, Natucci, Momì, Gabriele, Antonia, non si conoscete che papà. Boh. Successivamente a te? Beh, come mi conosciuto, capite? Come mi conosciuto? Lei era imparare a fa la sarta al paese e passava sopra un ponte, e io abitavo a fianco al ponte, insomma. Vedeva quando passava, sì. Ma in campagna eravamo a Torricello. Io favo il soldato che teneva un figlio e mezzo. Sono fatto soldato, sì. A Dove? Cervegnano del Friuli. Niente, io so fatto sempre lavoro, a me sempre insomma il giorno che si mangiava poco, insomma, niente poco. Lo facevi? Facevi l'imbasciata di che? Dopo vai a fare un camionista. Un camionista si entrava una volta alla settimana alla casa. E dopo entrai con le autolini. Le autolini e so girato tutta l'Europa, la Jugoslavia che non si poteva, ci voleva il passaporto, niente. Fino al Portogallo. So girato tutto. La Francia, la Spagna. In un viaggio caricava 50 americani di turisti. Attraverso l'Italia, insomma, ad Amsterdam fanno lo viaggio. Questo non me lo scordo mai perché perché 50 americane, un interprete che parlava solo lo tedesco. 15 giorni di viaggio,
scena molto. E poi ad Amsterdam l'ultimo pranzo a mezzogiorno, s'alzò un uragano che appena cammina così, ci stava tutti i nomi dei viaggiatori. E poi mi dà una busta, fece uno scorso, ma io non capivo niente. E parlava solo qua. Bevi sta busta e poi partivo e rimaneva qua a terra insomma. E però teneva sempre l'occhio per la busta, ma era gonfio. Che ci stai no? Una ruga la casa apriva, tutto soldi là dentro. Ci stava 450 allora era le lire, no, 450.000 lire. Americane, tedesche, quelle si sciambò le saccocce e bucò tutto calando. Ma mi fece e da Amsterdam rimanevo solo perché per un paio i viaggi non ci stava. Insomma un'avventura un po'. Tempo da prima. E fatiglie. Questo è un regalo di tutti i mestieri che so fatti. Prima che li bombe, avevamo andare in paese a fare il fuoco d'artificio, no? E boom, 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 boom. Dopo lo camionista, notte e giorno sopra lo camion. Da Bucleo, Toleni si respirava, ma sempre un mezzo che fa rumore. Che starà che sente un pochetto. Chi fet? Chi fet? Chi ha detto chi fet? Ma senti, no, ma non capisci manca a te, ma sono andato a mezzo di bombe. Ed è pericolosa? Di bomba, capite? Sono capiti, che farà? Non mi saltò la febbre, no? E stavo là, non mi succedeva niente perché si venivano tutti, mi arrivano tutti allora, quello dell'ENA, tutti con Ginetti. La lana fermò lo fuoco, capite? Però ci sta ecco parecchie era pericoloso. Era pericoloso perché per la nostra ignoranza, perché quelle è come un guatone, però può essere trattate per quello che è. Se tu sbia, non so, fai una mascella, una fabbricata, una fabbricata familiare così, ti faceva buttare poi. E stava a rete la casa dove abitavamo noi. E quando ha saltato la fabbrica mi sono trovato, ci stava lo fiume, io dentro lo fiume, senza sapere come c'era ieri. È stata una regola che ti è salvata.
sì, me ce ne stavamo tre a fatica, questa fabbricata. Io, mio fratello e mio zio, tre. Beh, che dicevi? Andavamo, andavamo a Venezia. Questo mi costa più di una giornata di fatica. Non abbiamo fatto mai una ferie, non abbiamo fatto mai una... Dopo quando che ho avuto l'India si faceva qualcosa, ma fino a quando io che ho avuto l'India fatica. Abbiamo fatto che viaggi, non me ne ascolto. Sì. Tu io, boh, non me ne ascolti. Già me la so portata con un viaggio a Fatima. E a Fatima ci stava lo posto e me la portai. A Fatima? Non la ricordo. No. Che ci stai a Fatima? Lo prendo, la ricordo, Don Salvatore. Eh? Lo prendo. Lo prende. Non la ricordo. Non me ne ricordo niente. Non me ne ricordo. Lo viaggio lasciamo ora vicino a Marsiglia. Per me loro a più caffè. Era Marchesina, era quella che portava, era un gruppo marchesino. Avevamo fatto 400 chilometri. Avevamo fatto a Sost, facciamo un'altra a Sost, un'altra a Sost. Siamo tutti, chi ci sta alzando? Dopo 400 chilometri ce ne accorgiamo che ce ne mancava uno. Quella pigliò lo treno e io a Marsiglia, perché stavamo sopra Marsiglia. E poi venne con lo treno a Lourdes. Arrivò la sera, noi arriviamo a mezzogiorno. Quello arrivò la sera alle 8. Tutto vecchiarello era che scriveva libretti, basi, una scena che faceva. Complimenti. Beh, Tante cose. era una vita avventurosa, proprio. Un'avventura grande, te la ricordi? Nell'avventura a Madrid, Eh? a Madrid, dopo all'albergo, ci preparò il mangiare, poi il giorno dopo a mangiare a sacca, no? E noi a parte da Madrid e andiamo verso Lourdes, facciamo lo viaggio a Partarre, diciamo. E ci insegnò che l'altro ci stavano mangiando il giorno dopo, i sacchetti, no? E più là ci stava un altro mozzo, il religioso. Questo, quando ci alziamo noi alle 6, il calemmo sotto già sta venendo, che si caricava tutte cose, le religiosi. Si caricò lì su e lì noi. Come si fa, come si fa?
Partemmo alla sera di Madrid, ma verso mezzogiorno stava a trovare per mangiare, perché un ristorante che vai, ci fermavamo perché in aperto ci stava uno stabilimento che facevano mangiare per l'operai pure. Loro ci facevano mangiare. Ci può aiutare nessuno. Ci vuole aiutare. Niente, andasse a facendo un soffitto veramente. No. Beh, magari la bella vita no, però manca che cazzo vuole sapere. Che consigli di? Eh? Che consiglio gli dai? Che consiglio? Avete fatica, perché non sono. Se ti guadagni di soldi, è bene, se no si passa per andare a casa. Mai abbandonare il lavoro. Certo, io so fatto un lavoro strapazzante, però mi piaceva. La famiglia è più importante. Beh, per tutte cose. La famiglia è più importante di tutto. Siamo sposati da 20 anni, eccoci qua. Avevamo 26 figli, quindi per da mangiare a sei Lazzarone già voluto. Celestina, Giose, Giuliano, Rosanna, Claudia e Gabriele. Chi insegnava? Che si insegnava prima? Sì, sì. Ci abbiamo un bacio lumos. Sì, c'era la povertà, però mamma che sta le cose. I nipoti. Tenevamo pure lui tre nipoti. Il nipote quando è stato, quando ne è 14. Quando ci eravamo sono 40. Tra figli No, no, nessun rimpianto. Niente di rimpianto. No, che ti rimpianto tu? Ce l'hai i rimpianti? No. Ma cosa di te? Contento come una pesca. No. È inutile che una cosa che è impossibile, che io voglio dire che poteva far così, no. Quello che so fatto lo so fatto di mia volontà Quando abbiamo fatto le cose. Quando abbiamo fatto le cose, l'abbiamo fatto insieme. Certo. Ho fatto 27 anni di autoleni, no? Io mi alzavo la mattina magari alle 4 perché a pescare. E a casa zero, facevo la colazione, capite? Tutta roba da casa. I tagliolini. Si abbassava, si faceva. Io non compravo. Si mangiava pure la carne, faceva i tagliarelli, faceva i i tagliatelle. I tagliatelle. Che ti cucinava, boh. Che ti cucinava? Un piatto di peste, cioè, Amicizia? Sì, 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 amicizia sei tenuto. Come no?
si ballava con tutto quinto. E se andavano a leggere non ballai. Se ballai, si appellacciava. E che io voglio lasciare? Che la fa bene con tutto quinto. Sapete che la fa? Sì, si lavora bene. Fredesci. Ma c'è che si lavora bene. Sì. Facevi la domenica. Non facevi niente. Beh, la massa sempre. Beh, la messa sì, è importante, però. Mhm. E che vuoi fare? Che gli vuoi dire alle persone che devi essere umano, non devi essere come le bestiole. Le notizie le vedi? Beh sì, la televisione, che cazzo mi aiuta a passare il tempo. Beh, come posso dirci io? Facete bene con tutto quinto. Scendendo. Boh, non sai cosa sto accendendo. Che posso dirci? Fai la vita tranquilla. Adesso sei contenta? Mh? Sei contenta che ci siamo venuti a trovare? Ma sì, sì, veramente, come posso dire, io sono emotivo, vedi, e non lo reggo. Per me era una volta grossa, ma